sì, possono essere importanti per la vittoria o per il podio o per altre cose, comunque mi hanno lasciato il compito difficilissimo di guidare da solo per 2 ore di seguito, proprio le ultime ore. Come dire, ti diamo la chiave, del successo, vai tu, adesso arrangiati. Ciao Salvatore. Salvatore l'ho conosciuto nell'85-86 giocando con le nostre slot, era la nostra passione. Si palesò in quest'estate capitignanese che Salvatore lo conoscemmo già da allora col motorino. Salvatore era un superlativo assoluto, la manifestazione di ogni qualità al massimo grado. Era vulcanico, passionale, un fiume in piena. L'ho conosciuto negli anni '80, ero un ragazzino. Lui è stato molto paterno nei miei confronti, mi ha preso sotto la sua protezione, io andavo con lui a fare le gare. Era un grande cacacazzo, però perché lui voleva fare le cose bene, quindi forse pretendeva anche dagli altri una certa precisione, attenzione a fare le cose. Era molto testardo, una persona assolutamente con degli obiettivi ben prefissati, e una volta che lui decideva che doveva fare quello faceva e cercava tutte le strade per poterlo ottenere. Lo distingueva dagli altri la voglia di fare. Non era mai banale nelle sue cose. Qualsiasi cosa la viveva al massimo grado, alla massima intensità. Cioè, tipo telefonate anche nel cuore della notte, mi chiamava tipo alle 2 di notte: Piero, sto a 2,40 e c'è uno che mi lampeggia. Ma che cazzo di macchina vi devo comprare? Alle telefonate anche 20, 30, 40 in un giorno, e non esagero, quando doveva studiare dei prototipi. Era buono e si vedeva che lui si trovava in difficoltà verso coloro i quali scroccavano qualche giro di troppo. E lui era geloso del suo mezzo, ovviamente, però non riusciva a dire no. E allora quella cosa lo fece diventare subito simpatico. Questo qua è un ragazzo che deve essere per forza mio amico. Ci sono tanti aspetti della sua personalità, però una cosa che armonizza tutti questi aspetti è il senso dell'amicizia. Secondo me è stato un grande amico prima di tutto, e vincere, questa era la sua prerogativa più importante. Lui doveva riuscire a fare quello che si era prefissato, cioè vincere, tanto che ha vinto talmente tanto in questo gioco che io se mi devo mettere a fare l'elenco non mi ricordo. Dalla squadra NSR. Secondo me non lo spaventava niente, non si fermava davanti a niente, era intraprendente. Io vedo molte persone che hanno paura di fare quello, di sbagliare, Lui si è lanciato in delle cose totalmente ignote, dal nulla. Ma uno che non l'ha conosciuto glielo spiegherei dicendo era un matto che si faceva voler bene. Era felice, ci dava gioia al gruppo, era uno con cui si poteva scherzare, giocare, prendere in giro, non ha mai detto una parola fuori posto. Ho avuto la fortuna di averlo come amico, lo posso dire. Era bravo, in gara era imbattibile, non era forse il più veloce, ma in gara era un martello proprio. Mi rese anche un po' orgoglioso di quello che avevo fatto, perché tu sai, Andrea, che quando fai questi giochi, per te la macchinina è la cosa più importante che hai nelle mani, e guai a chiunque la tocchi, perché è la tua macchina. E lui aveva scelto me come meccanico, e questo per me è importante. Difficile non pensare al borsello rosso, che era il modo per ridere e scherzare. Non ha mai voluto aprire quel borsello rosso davanti a noi sulla spiaggia per capire che cosa c'era dentro. Lo metteva sotto al braccio. Sapete, ma che c'è sta nel borsello rosso? Non te lo posso dire, non te lo posso dire.
cos'è lo slot? Lo slot è un'attività di automodellismo su piste elettriche, quindi le macchine sono con dei motori elettrici che sono alimentati a corrente a 12 volts e le macchine corrono su autopiste con il binario. Altro che Silvestre, lui non se n'è andato mai. Le passioni, e voi che siete giovani, coltivate le vostre passioni, perché sennò la vita è piatta, è grigia e non vale la pena. Tenace, rompicoglioni, è una persona su cui potevi sicuramente contare. Sincero, gioioso e soprattutto amico. Non voglio essere cagato il cazzo, sì, è diventata anche una t-shirt. Lui non voleva essere cagato il cazzo, però agli altri lo cagava in abbondanza. Forse era destino, è destino di chi come lui ha qualche cosa in più, di rimanere in un certo senso immortale, di rimanere fermo nell'immaginario di tutti a quell'epoca. Cioè lui non diventerà mai vecchio come me, come tanti altri. Lui è rimasto fermo a quel giorno e noi lo ricorderemo con quell'espressione, con quel sorriso, con quelle movenze. Perché forse la parabola del campione che diceva Enzo Ferrari, che ha un apice e poi scende, per loro deve terminare all'apice. Salvatore è terminato all'apice e poi si è fermato, perché doveva rimanere all'apice.